Allora, a me diciamo, l'onore di presentare queste specie che sono state scelte eh, per quello che saranno le attività dei cittadini per la scienza. Prima di tutto un habitat importantissimo che è l'habitat della prateria di Posidonia oceanica e poi delle specie diciamo più terrestri. Perché abbiamo scelto questo habitat? Beh, l'habitat più importante è sicuramente del Mediterraneo. Le praterie di Posidonia oceanica, anche se non riusciamo a vederle se non entrando in acqua, sappiamo che ci sono perché ci sono degli indizi particolari che noi possiamo vedere anche facendoci una passeggiata nella spiaggia. Quindi l'abbiamo scelta anche per quel motivo, perché anche in inverno noi possiamo trovare appunto delle testimonianze che questa prateria popola i nostri mari. Le praterie di Posidonia oceanica sono endemiche del Mediterraneo e sono costituite appunto da questa pianta, la Posidonia oceanica, che è una pianta che abbiamo soltanto nel Mediterraneo e che è una pianta superiore, che spesso e volentieri viene confusa come un'alga, ma sappiamo che è una pianta superiore, quindi è provvista di fusti, di foglie, di fiori, di frutti, di radici, e quindi il suo fiore è molto, diciamo che è abbastanza anonimo visto così, perché è difficile anche da vedere, anche perché la sua fioritura non avviene tutti gli anni, ma quando troviamo magari delle piccole olive nella spiaggia è perché sono i frutti della Posidonia oceanica, vedete, vengono chiamate anche olive di mare. Quindi è una pianta che produce delle foglie nastriformi di verde brillante che durante l'autunno può perdere, diventano brune, e queste foglie poi vengono depositate nella riva del mare dal moto ondoso, e quindi si formano quelle che noi poi, facendo una passeggiata in modo non giusto, vengono chiamate alghe. Ecco, questi sono, diciamo, tutti gli indizi per trovare per capire che abbiamo la Posidonia oceanica dentro il nostro mare. Magari durante l'inverno non abbiamo la possibilità di farci un tuffo e verificare, se non in barca magari, però diciamo che gli indizi sono per esempio le patate di mare, che in modo scientifico chiamiamo egagroppili, ma sono le volgari patate di mare che si formano grazie all'appallottolamento delle fibre della parte radicale della Posidonia. Vedete questa proprio dei rizomi, sono delle fibre marroncine che appallottolate formano le patate di mare. Abbiamo le banchette, che sono appunto le foglie che perde la Posidonia durante l'autunno e vengono depositate durante l'inverno nella spiaggia, le mat che si possono vedere soltanto in acqua, i fiori e i frutti, le radici, i rizomi, che non sono altro che dei fusti modificati della Posidonia, che servono proprio, che hanno una duplice funzione, sia di ancoraggio ma anche di funzione proprio del fusto, e le foglie nastriformi. Le praterie di Posidonia perché sono così importanti? Perché sono il polmone del nostro mare, ma soprattutto perché ospitano centinaia di specie. La maggior parte sono habitat per tantissime specie marine, come per esempio i cavallucci marini, ma ci sono delle specie che addirittura si mimetizzano volendo assomigliare alle foglie della Posidonia, come il pesce ago, tantissimi pesci, ma anche molluschi, stelle marine, la pinna nobilis, le nacchere. Sono tantissimi gli organismi che vivono all'interno della prateria, che vanno lì a cacciare, che
che depongono le uova, quindi è importantissima soprattutto per questo motivo, perché è l'habitat prioritario, tanto che è protetto dalla Comunità Europea, del nostro mare, del Mediterraneo. Grazie a quelle che noi chiamiamo appunto banchette, che non sono altro che cumuli di foglie di posidonia che vengono spiaggiati nella riva del mare, grazie a questi accumuli di foglie noi evitiamo l'erosione delle nostre spiagge. E questo avviene sia a livello appunto delle banchette, che sono quei cumuli appunto che abbiamo visto nella foto precedente, ma anche la presenza della posidonia fa sì che l'erosione non avvenga neanche dentro appunto quelle che noi chiamiamo le praterie sommerse, all'interno della spiaggia sommersa, dove le praterie fanno sì che si accumulino i sedimenti in quelle strutture un po' a materasso, per questo vengono chiamate MAT, dove si depositano di anno in anno le radici e i rizomi della posidonia, sia degli anni precedenti, anche, diciamo, anche le parti morte della pianta, e questo fa sì che i sedimenti contribuiscano anche alla formazione di quelle che sono le spiagge, ma anche al continuo accumulo. Infatti ci sono purtroppo degli studi che dicono che provano che la distruzione di quello che è 1 metro della praterie di posidonia oceanica fa sì che ci sia poi un'erosione addirittura di 15 metri delle nostre spiagge. Quindi l'importanza della prateria è molteplice. Le banchette invece, che magari d'inverno un po' ci disturbano facendo le nostre passeggiate, ma hanno delle altre importantissime funzioni, quindi oltre a questo di evitare l'erosione delle nostre spiagge, ma contribuiscono quindi alla stabilizzazione di quelli che sono i nostri sistemi costieri, ma sono anche fonte di nutrienti e grazie formano degli habitat particolari in cui tantissime specie vivono e si riproducono anche in queste particolare formazione. Quali sono le minacce? Purtroppo ci sono delle minacce per questi habitat così sensibili, come per esempio gli ancoraggi, soprattutto durante l'estate. Ma anche la pressione antropica dovuta quindi alla cementificazione delle coste e per ultimo ho voluto mettere una specie invasiva. E in questo caso stiamo parlando proprio di un'alga, la Caulerpa cilindracea, vedete qui la foto, che purtroppo è una delle cause che sta contribuendo a quello che è la degradazione delle praterie di posidonia. Le specie invasive, che appunto sono in mare, specie vegetali invasive, abbiamo soltanto degli esempi di come appunto sono questi della Caulerpa, ma abbiamo anche, passando a quello che è l'ambiente invece terrestre, abbiamo molte più specie invasive. Che cosa sono le specie invasive? Prima di tutto, perché magari molti di voi ne hanno sentito parlare, ma non hanno un'idea ben chiara di quello che siano. Sono specie che arrivano da altri territori geografici del mondo, che sono state introdotte in modo volontario occidentale da parte dell'uomo. Alcune di queste specie possono sfuggire per esempio dalle coltivazioni, perché molte di queste le piantiamo anche nei nostri giardini, oppure per quanto riguarda la Caulerpa probabilmente è stata portata in modo involontario attraverso magari le acque di sentina delle imbarcazioni. Tra le piante invasive che abbiamo scelto per questo progetto ne abbiamo scelto 3 che sono probabilmente le peggiori e che hanno e che sono anche le più frequenti nei nostri litorali. Tra queste abbiamo appunto il Carpobrutus, l'agave e la caccia. Adesso ve le presenterò. Sicuramente le conoscete
tutti quanti. Il Carpobrotus, che viene chiamato il nome volgare fico degli Ottentotti, è una pianta che arriva dal Sudafrica, da una zona a clima molto simile al nostro mediterraneo. Infatti popola le dune delle formazioni costiere del Sudafrica. Noi lo conosciamo perché è una pianta molto bella che è stata introdotta soprattutto per la bellezza dei suoi fiori, che possono essere sia rosa che gialli, e possono esserci anche degli ibridi tra loro. È stata introdotta anche per la stabilizzazione delle dune, però dalle dune poi la specie non avendo competizione, si è riprodotta in modo invasivo, appunto per come viene chiamata, e quindi è diventata una minaccia per i nostri habitat litorali. Vedete qui delle foto, delle sezioni dei fiori che ho voluto fare per far vedere appunto la diversità tra il ricettacolo del fiore, che vedete che questo è il Carpobrotus ibrido, tra le due specie che sono l'Edulis e la Cinaciformis. Quindi gli ibridi pare che abbiano un vigore maggiore rispetto alle specie originarie, quindi anche questo fenomeno dell'ibridazione può essere una minaccia maggiore, però a noi interessa capire che queste sono specie che, se noi riconosciamo nelle nostre spiagge, possono essere pericolose per la nostra biodiversità, per i nostri habitat costieri. Producono centinaia di semi e questo quindi è un problema. Vedete, i semi sono piccolissimi, ogni frutto ne produce può arrivare a produrne anche sino a oltre 3.000, e quindi potete immaginare ciascun frutto di questa pianta quante altre piantine può generare. Questa pianta produce un frutto che è edule, quindi si può mangiare, mangiano molto volentieri anche tutti gli animali, e questo contribuisce al loro trasporto e alla dispersione. Questi sono gli habitat che minaccia, appunto stiamo parlando degli habitat costieri, quindi sono gli habitat che noi andremo a visitare nelle nostre, diciamo, nelle nostre escursioni che programmeremo. Quindi gli habitat litorali sono quelli costieri, sia sabbiosi che rocciosi. Quindi questa pianta, che è una pianta grassa, vive sia nell'uno che nell'altro habitat. Vedete qui perché è una minaccia? Perché come tutte le specie invasive, prima di tutto produce delle sostanze allelopatiche, quindi delle sostanze che possono cambiare la natura del suolo in cui vivono. Vedete questi rami secchi? Anche se apparentemente è una pianta molto bella, perché viene utilizzata nei giardini, è una pianta ornamentale, quindi a noi sembra che in un primo momento possa darci appunto dei bellissimi colori. Dopo un tot di anni questa pianta si secca e quindi produce soltanto queste parti secche rilasciano nel terreno delle sostanze appunto che sono in grado di cambiare la natura e non far crescere più niente. Quindi non facciamoci ingannare da quelli che sono la bellezza di questi fiori. Oltre al fico degli Ottentotti ci sono altre specie molto simili della stessa famiglia, che sono tutte piante che provengono dal Sudafrica, utilizzate nel Mediterraneo come piante ornamentali perché appunto riescono a crescere molto bene, e vedete qui sia la Malefora crocea che l'Aptenia cordifolia. L'altra pianta che abbiamo selezionato è sempre una pianta tra virgolette crassulenta, quindi sono tutte piante che hanno la possibilità di vivere bene negli ambienti aridi perché hanno delle riserve idriche nelle loro parti verdi, appunto nelle foglie soprattutto. Quindi sia il Carpobrotus, abbiamo visto che è una crassulenta, sia l'agave sono specie che riescono a vivere molto bene in ambienti aridi come sono appunto questi costieri anche privi d'acqua.
L'agave in questo caso è una pianta che arriva dalla Centro America, quindi anche questa è una pianta aliena, quindi una pianta proveniente da un altro territorio geografico diverso dal nostro, che è stata introdotta in Europa proprio a scopo ornamentale. Anche questa pianta ha la possibilità di invadere quelli che sono i nostri ecosistemi costieri. Qui vedete ci sono diversi tipi di agavi, però potenzialmente sono tutte invasive, sia l'agave americana, che è la più comune, che riconoscete perché ha queste bande trasversali nelle foglie, sia le altre agavi come l'agave ingens, che è questa bicolore, oppure ci sono anche delle agavi che non hanno spine come l'agave ottenuata, molto belle, ma vedete qui siamo in un ambiente appunto naturale in cui le nostre piante sono praticamente sparite e sono minacciate da queste specie invasive. Vedete, qui siamo in una spiaggia, sempre in ambienti costieri, sia sabbiosi che vedete qui una duna fissa dove appunto i ginepi sono circondati da quelle che sono le agavi. Per giunta le agavi, oltre a essere pericolose perché hanno le spine, possono essere anche scambiate da altre piante che vengono più utilizzate per scopi medicinali, per esempio l'aloe. Moltissime persone si sono ustionate utilizzando appunto la foglia dell'agave piuttosto che dell'aloe, e questo è un problema. Poi vedete qui l'invasione delle agavi, perché ogni stelo produce centinaia di piccole plantule che si originano dallo stelo, ma poi cadono in terra e formano, vedete, tanti altri individui. Questo è il frutto, che produce anche questo tantissimi semi, e infine la caccia, la terza pianta che noi dovremmo ricercare nei nostri litorali, che è la caccia saligna. Molti la scambiano per mimosa. Effettivamente è cugina della mimosa, quella che si regala l'8 marzo, ma quella vive più nelle zone interne, mentre questa è più costiera. È molto invasiva, la sua invasività è dovuta soprattutto alla quantità enorme di semi che produce. Vedete questo è un tratto di sabbia. Beh, questi semi produce, pensate, oltre 46.000 semi a metro quadro, quindi è una cosa enorme, e questi semi possono rimanere vitali nella banca del suolo, quindi anche sottoterra, per oltre 50 anni, e possono germinare nel momento in cui si verificano le condizioni ambientali idonee per la sua germinazione. Per giunta le acacie, come tutte le acacie, anche la caccia salina, se viene tagliata, ricaccia dei polloni, quindi è impossibile anche da gestire in modo... Vedete qui altri tipi di acacie che appartengono alla stessa famiglia, che possiamo trovare nei nostri litorali, ma la caccia salina è sicuramente quella più... su cui dobbiamo mantenere la nostra attenzione. Niente, penso di averle presentate anche se in modo molto veloce, però occhio a queste specie. Grazie.